Ciao, nel video di oggi cercherò di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda i sistemi di amplificazione per chitarra. È vero che questo è un canale dedicato soprattutto alla didattica musicale, però ogni tanto mi piace affrontare il discorso amplificazione, il discorso strumenti da utilizzare per dare voce a quello che abbiamo imparato, quindi a imparare poi a mettere nero su bianco quando si tratta di suonare. Per cui partiamo subito a fare una panoramica di tipologie diverse di sistemi per chitarra elettrica. Ricordiamoci che quando parliamo di chitarra elettrica abbiamo bisogno di un sistema per amplificarla, quindi per dare voce a questo strumento, che altrimenti non ce l'ha. D'altra parte si chiama elettrica proprio per questo motivo, perché va amplificata. Possiamo immediatamente suddividere il discorso di amplificazione per chitarra in due macro categorie, che sono quella analogica e quella digitale. Per quanto riguarda quella analogica, qui abbiamo un esempio pratico di quello che nel tempo è stato, e ancora oggi ovviamente, è stato un punto di riferimento per tutti i chitarristi. Qui abbiamo nella fattispecie una testata Marshall JMP del 1969 e qui sopra invece abbiamo un clone artigianale realizzato da me e dal mio amico Giuseppe Stornelli che replica un Tweed Deluxe degli anni 50. Quindi questi sono esempi di amplificazione analogica, nella fattispecie amplificazione valvolare, e diciamo che è la preferita dalla stragrande maggioranza dei chitarristi. E di risposta a questi abbiamo i sistemi digitali. Io vi faccio subito vedere il mio preferito, che è il Kemper. Eccolo qua. Questo, il Kemper Profiler, per le mie orecchie, per il mio, diciamo, anche tocco, no, sulla chitarra, è quello che mi dà più soddisfazione tra i vari digitali che ho provato. Quindi, senza nulla togliere a tutti gli altri ottimi ormai sistemi digitali, però questo da molti anni ormai è il mio preferito. Come riferimento io utilizzo l'amplificatore reale. Infatti, quello che interessa di più su questi sistemi, almeno per il mio punto di vista, è il fatto di ricreare e di ottenere una sonorità il più possibile vicina all'amplificatore reale. Certamente con i rispettivi pregi e difetti degli amplificatori veri. Poi abbiamo i plugin per chitarra, che sono quei programmi e quel software che possiamo utilizzare per mezzo di una interfaccia audio, quindi possiamo collegare il nostro strumento preferito, la nostra chitarra, su questa interfaccia audio, e per cui andando sul computer posso utilizzare del software che mi consente di ottenere degli ottimi suoni di chitarra, certamente limitati all'utilizzo attraverso il computer. Quindi ho bisogno comunque di un computer per tirare fuori questi suoni. Quindi mi viene da pensare che in una situazione live comunque dovrò portarmi il computer, la scheda audio e un sistema di monitoring, quindi una cassa spia oppure un sistema in cuffia per ascoltare quello che sto facendo. Consiglio moltissimo questo ultimo sistema, quello dei plugin, soprattutto a quelle persone che non hanno la possibilità di provare gli amplificatori reali e di suonare in casa con gli amplificatori reali e soprattutto a coloro i quali non vogliono spendere una cifra importante per andare incontro a un discorso di modeler oppure profiler, eccetera. Ricordiamo che c'è anche un'alternativa che è il Tonex. Il Tonex di IK Multimedia è una piattaforma molto interessante in quanto offre sia l'hardware che il software. Il software lo possiamo utilizzare anche semplicemente come plugin, quindi per mezzo di una scheda audio, come dicevamo prima. Però in più c'è il discorso hardware, c'è proprio il pedale Tonex, per mezzo del quale posso utilizzare quei suoni che sono già presenti nel plugin. Quindi a casa col computer posso registrare con il plugin senza il pedale, la macchina fisica, e invece live posso portarmi il pedale utilizzando gli stessi suoni. Adesso giusto due parole per ognuno dei sistemi. Partiamo subito con il sistema analogico. Questo sicuramente a livello di soddisfazione è quello che ci gratifica di più, in quanto niente è più soddisfacente di un amplificatore reale che ascoltiamo direttamente dal proprio cabinet con i propri altoparlanti. Però certamente è un discorso più impegnativo, perché portare dietro un amplificatore vero ci può creare diversi problemi in una situazione live.
Difatti ultimamente si assiste, soprattutto in ambito pop, a palchi quasi completamente muti, cioè proprio non c'è nessun suono sul palco, se non quello del batterista che giustamente essendo uno strumento acustico, la batteria lo avvertiamo in maniera più importante, però per il resto è tutto molto silenziato. Negli anni, e certamente c'è ancora chi utilizza questo sistema, si è visto inserire il cabinet, le casse di questi amplificatori all'interno di ISO box, quindi box insonorizzati, per cui il suono veniva acquisito direttamente tramite microfoni e non si avvertiva nessun suono dell'ampli reale. Quindi i pro di un sistema analogico sono il suono, la dinamica pazzesca che abbiamo ogni volta che sfioriamo un amplificatore di questo genere, ammesso che quest'ultimo sia tutto in regola, preciso, con la componentistica che, ricordiamoci, in amplificatori molto datati, deve essere comunque controllata e va effettuata certamente una manutenzione. Quindi questo è un altro contro per quanto riguarda gli amplificatori, almeno per quelli vintage. Ma anche in quelli moderni, occhio che ci può essere sempre qualche impiccio con le valvole, fusibili e quant'altro. Passando alla categoria digitale, possiamo dire che i pro sono molti, in quanto abbiamo una leggerezza nel sistema, abbiamo una maggiore versatilità nel sistema stesso, cioè se noi abbiamo una testata Marshall analogica abbiamo questo suono, mentre in un sistema digitale possiamo replicare il suono di tutti gli amplificatori possibili, non solo di uno. Quindi questo già è un fatto molto importante da considerare. Un altro pro sul digitale è che su molte macchine di queste abbiamo la possibilità di avere anche degli effetti, quindi molteplici effetti all'interno del rig che ci possiamo creare, per avere ancora di più una potenza nel nostro sistema che è veramente molto miniaturizzato, ma è molto potente perché con un solo apparecchio posso fare pedale, amplificatore, effetti, una catena completa che diversamente abbiamo bisogno magari di pedali tipo questo con il proprio alimentatore. Quindi questo è uno, potrebbe essere la dimensione di un pedale utilizzato in pedaliera, uno di quelli diciamo più famosi, no? E quindi questo è un gran vantaggio, risparmiare di portarsi dietro dei mattoncini simili. Altro aspetto interessante su molti sistemi digitali è quello che alcuni di questi riescono a catturare il suono dei nostri amplificatori. Quindi se noi abbiamo una particolare testata con dei particolari microfoni, possiamo andare ad ottenere e a ricreare il suono che si avvicina il più possibile al nostro gusto personale. Quindi non ci si accontenta di avere quel certo Marshall, quel certo Fender, eccetera, ma proprio il nostro Marshall, il nostro Fender, con i nostri microfoni posizionati alla nostra maniera. Quindi questo è un altro aspetto molto interessante del digitale. Anche a questo proposito, il mio preferito resta il Kemper, a proposito di profilazione. Infatti questa procedura è stata inventata proprio da Kemper. Approfitto di questo per dirvi che io dal 2020 ho iniziato ad acquisire i miei amplificatori e tutti quelli che sono passati attraverso il mio piccolo studio. Attualmente sono a più di 70 amplificatori profilati con il Kemper. Quindi se vi interessa e siete utilizzatori di Kemper, io vi consiglio di visitare, ecco vi lascio il link qui, il mio sito che è mm-camperprofiles.com e di scaricare il pacchetto gratuito dove ci sono dei sample rig che potete provare. Di tutti i pacchetti ci sono le demo, così potete scegliere quello che vi piace di più e quindi se siete utilizzatori di Kemper vi consiglio di andare a dare uno sguardo al mio sito. Ultimamente una cosa che mi sta intrigando molto è l'utilizzo di un sistema digitale davanti a un amplificatore valvolare. Il grande vantaggio è che posso caricare all'interno del mio sistema tutti i vari overdrive, i vari pedali che mi piacciono di più, senza portarmi dietro tutto diciamo, l'arsenale di pedali, che comunque occupa e è abbastanza difficile anche da gestire, e salvare tutto in vari preset. Ecco, vi faccio vedere quali sono, qual è il sistema. Qua ci sono i vari pedali che sono stati che io ho acquisito, alcuni sono quelli di fabbrica, altri li ho acquisiti tra i miei preferiti. E poi andare direttamente sull'amplificatore. La cosa bella è che posso utilizzare anche gli effetti di questa macchina, nella fattispecie abbiamo un Neural Quad Cortex,
che utilizzo soprattutto in questa modalità, in associazione con un sistema analogico. Se vi fa piacere vi faccio ascoltare qualche cosina, tanto per capire qual è il mio intento. Partiamo dal suono, diciamo, clean di questo amplificatore, che non è proprio un vero e proprio clean, perché questo amplificatore già parte con un segnale abbastanza saturo, che è questo. Certamente è molto legato alla dinamica, a come spingo sulle corde il suono, se clean oppure crunch e poi distorto, perché se io spingo un po' di più e seleziono il pickup humbucker, ottengo questo suono già più carico. La cosa interessante di questo ampli è proprio questa, che riesce ad essere molto dinamico. Vado ad attivare il pedale, che in questo caso è un Xotic, e il suono è questo. Ecco, molto realistico come tipo di lavorazione, di cattura del pedale stesso. Ripeto, molti di questi li ho acquisiti con i miei pedali, ho fatto il confronto per capire come si comportasse. È veramente sorprendente. Quindi questa modalità io ve lo consiglio, questo sistema. È molto pratico quando ci serve un certo pedale immediatamente, perché in questo caso questo Friedman. Mettiamo lo Zen Drive. Adesso voi state ascoltando tramite un solo microfono ambientale, ma vi assicuro che il suono è veramente molto interessante. Mi piacerebbe moltissimo sapere da voi qual è il vostro sistema di amplificazione preferito. Qual è la vostra prima scelta per quanto riguarda effetti, pedali, amplificatori, chitarre e quant'altro. Quindi, se vi fa piacere, scrivetemelo qui nei commenti, io li leggerò tutti, e se volete approfondire questo discorso, ditemelo, così che io possa fare qualche altro contenuto di questo genere. Io vi saluto, vi invito ancora una volta a iscrivervi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!